Buon pomeriggio, bentornati a Plus, Dialoghi sul futuro, la rassegna di interviste per il Teatro del Combattente organizzata da Entropia in collaborazione con il Comune di Collevecchio. Oggi si parla di quando la cultura è giovane e ne parliamo con Tiziano Panici, Luca Guido e Clara Rolletti, che sono direttore artistico e membri della direzione artistica Under 25 di Dominio Pubblico. Allora, cos'è il dominio pubblico? Ce lo spiega direttamente Tiziano. È la prima domanda. Tiziano, cos'è il dominio pubblico e in che modo operate? Allora, diciamo che se entrate sul nostro sito dominiopublicoteatro.it, andate su il progetto e vi scaricate, diciamo, il nostro dossier di presentazione che aggiorniamo ogni anno. Dentro troverete una miriade di roba, perché appunto dominio pubblico negli anni è diventato qualcosa, un organismo molto complesso, molto articolato, però rimane ci sono due parole chiave in qualche modo che rimangono alla radice e all'origine di questo progetto e che si legano fra l'altro fortemente al suo nome, al nome che abbiamo scelto per rappresentarlo. Le due parole chiave sono fra l'altro state scelte dalla comunità europea per disegnare quelli che dovevano essere le strategie culturali che avrebbero contraddistinto appunto questo tentativo di Europa unita che sta in qualche modo caratterizzando e ha caratterizzato gli anni 2000. Quindi per riuscire a creare una comunità europea e quindi un progetto che metta insieme paesi che per anni sono stati divisi tra loro, c'era bisogno di strategie, di un asset strategico, e la cultura doveva giocare un ruolo fondamentale per abbattere i confini e le barriere. E allora si è iniziato a parlare prima di tutto di audience development e poi di community engagement. Queste sono due paroline che a breve verranno in qualche modo ulteriormente ridisegnate nei nuovi programmi appunto che l'Europa a breve pubblicherà per continuare appunto questo grande investimento in cui sta scommettendo tantissimo per cercare di abbattere confini, pregiudizi rispetto appunto all'essere stranieri, mentre invece quello che diciamo queste parole promuovono sono proprio il tentativo, diciamo, di ripartire, di far ripartire la cultura da un concetto di comunità. E dominio pubblico è un nome che abbiamo scelto di conseguenza a tutto questo, anche fra l'altro identificandolo con un motto ben preciso che abbiamo scelto proprio all'inizio del nostro percorso e che recita così, dice: nessuno può appropriarsi in maniera esclusiva di ciò che è di dominio pubblico. Quindi questo traduce e rappresenta molto bene, secondo me, il nostro pensiero. Parlo al plurale perché è un progetto di cui io sono fondatore, ideatore, a tutt'oggi ne sono anche presidente, legale rappresentante, quindi ho tutte, diciamo, le cariche di responsabilità nei confronti del progetto, ma non sono certo da solo, anche perché, visto che dominio pubblico nasce nei teatri, la prima cosa importante da considerare è che il teatro è un mestiere, e la seconda cosa importante da considerare è che il teatro è un mestiere che da soli non si può fare. Cioè, per poter portare avanti un progetto teatrale, necessariamente bisogna essere in grado di coordinare più attori in gioco e farli lavorare insieme. E in fondo, se ci pensiamo, il teatro null'altro è che una rappresentazione in scala più piccola di una comunità, dove appunto c'è bisogno sicuramente di un regista che coordini tutte le operazioni, ma il regista senza gli attori, senza i tecnici, i macchinisti, gli elettricisti, i costumisti, gli scenografi, gli assistenti, senza quindi una vera e propria comunità che lavora ad un obiettivo finale, che è la realizzazione di uno spettacolo, non può esistere. E tutto questo grande e piccolo mondo che si organizza insieme non può esistere se una volta che appunto tutti questi attori in gioco hanno preparato e confezionato lo spettacolo, dall'altra parte non c'è un pubblico a guardarlo,
ad osservarlo. Il teatro è un lavoro che si fa con gli occhi degli altri. Questo lo rende un lavoro particolarmente difficile e complesso da capire all'esterno, anche perché il suo prodotto è effimero, non è qualcosa che resta, nonostante sia qualcosa che comunque si vende attraverso un biglietto, poi è difficile riuscire a dedicargli una traccia, a dedicargli una memoria. Però non c'è dubbio, arrivati negli anni 2000, tornando a quello che diceva la comunità europea, la cultura per, diciamo, questo nuovo mondo globalizzato deve ripartire appunto dal senso di comunità, e questo crea uno sconvolgimento nel panorama culturale, perché se pensiamo che diciamo alla fine dell'Ottocento, primi del Novecento, il teatro ancora non aveva nemmeno la regia, ecco, questo parlando delle rivoluzioni, no, che possono accadere nel corso della storia, ma erano compagnie che fondamentalmente si basavano sul fatto di avere un capocomico, quindi un attore principale che trainava il progetto di tutti, lo portava avanti, andava in scena tutte le sere con la sua compagnia. Solo nel Novecento subentra la figura appunto del regista, che appunto diventa questa figura un po' titanica, addirittura in alcuni momenti eccessiva. Quindi se il regista è il protagonista, diciamo, della struttura teatrale nel Novecento, ecco che negli anni 2000 il protagonista vero probabilmente diventa proprio il pubblico. Oggi è quasi difficile immaginare un processo culturale che non sia partecipato. La parola partecipazione ha acquistato grande peso negli ultimi 10-15 anni, sta entrando in molti aspetti della nostra vita, non soltanto quello culturale, ma anche quello sociale, anche quello scientifico, anche quello politico. Quindi siamo arrivati ad un punto della nostra evoluzione in cui pensare di fare le cose appunto da soli, le cose che riguardano la comunità, non è più quasi accettabile, non so come dire, cioè è quasi imprescindibile poter passare attraverso dei processi di partecipazione che in qualche modo mettano a confronto tutti gli attori che concorrono nella riuscita di un progetto. Mi ha sempre fatto molto sorridere il fatto che quando si parla di progettualità anche in termini aziendali si usi la parola attori per poter appunto mettere in gioco questo impegno. Quindi ecco, dominio pubblico ha tradotto tutto questo nella creazione di un progetto comunitario rivolto ai giovani, giovani sotto i 25 anni di età, un'età che abbiamo scelto perché in qualche modo rappresenta un passaggio fondamentale dello sviluppo della vita di un uomo e di una donna, cioè il momento in cui fondamentalmente si sceglie cosa saremo da grandi, no? Quando si terminano gli studi, si cerca, cioè abbiamo quell'attimo di spaesamento dove non sappiamo esattamente dove girarci, se quello che abbiamo scelto di fare è la cosa giusta, oh mio Dio che cosa ci succederà, saremo in grado di affrontare le responsabilità del domani. Ecco, è quel punto preciso. In quel punto avere in qualche modo una struttura, se si decide di fare questo lavoro, che ti sa indicare un po' la direzione, ti può far da bussola, come dire, anche da orientamento, è stata la nostra scelta. L'abbiamo creato proprio per questo, per far sentire appunto ai ragazzi cosa significava far parte di una comunità, non essere soli e imparare ad avere fiducia in se stessi e nelle proprie capacità per scegliere cosa vogliamo fare da grandi. Poi fondamentalmente il gioco è questo. E da lì è nata l'idea di anche dare vita a un festival che viene appunto diretto dagli stessi ragazzi che ogni anno entrano a far parte della community di dominio pubblico. Sì, infatti grazie per aver menzionato il festival, proprio perché la prossima domanda sarebbe stata proprio su questo festival, la città degli Under 25, che realizzate al Teatro India di Roma. E, come dicevi tu, è rivolto alle compagnie Under 25. Cosa offrite? Che opportunità offrite e qual è la risposta del pubblico al nuovo, in particolare ai testi inediti?
Allora, diciamo, dominio pubblico come prima edizione nasce più o meno nel 2013 e nasce da una scommessa che è stata fatta tra due piccoli spazi teatrali romani. Uno è il Teatro Argo Studio, di cui io sono ancora oggi responsabile artistico, e l'altro è il Teatro dell'Orologio, che invece, ahimè, è chiuso dal 2017. Però l'obiettivo di questi due piccoli spazi era mettere insieme le proprie forze, cercare di creare una bella, forte e valida offerta culturale sul territorio cittadino, urbano, quello di Roma, che è un territorio molto complesso, portare quindi nomi di grande importanza e rilevanza artistica, ma anche di grandi innovazioni, quindi sia proposte, diciamo, forti e di grandi maestri della scena contemporanea, sia invece novità assolute. In questo processo si è innestato dominio pubblico, grazie anche al contributo di Luca Ricci, direttore del Kilowatt Festival, che è stato uno dei primi in Italia a scommettere sul tema della partecipazione e su questo concetto di spettatore attivo, cioè uno spettatore che viene coinvolto dentro al processo di organizzazione dell'evento, no? E quindi ci ritroviamo con questo primo gruppo di ragazzi, era un gruppetto di non più di 20 ragazzi, credo, il primo anno, e decidiamo che dentro la programmazione congiunta fra questi due teatri, che prese già il nome di dominio pubblico, avremmo lasciato una settimana a questi under 25. E dal primo anno questa cosa ha avuto una risonanza enorme, perché subito la politica si è interessata, ci hanno permesso di fare una grande conferenza stampa e oltre all'Argo all'Orologio ci siamo ritrovati con la possibilità di ospitare gli eventi in due musei storici di Roma, il museo di Palazzo Braschi, che è vicino Piazza Navona, e il museo in Trastevere. E questi 20 ragazzi sono diventati la direzione artistica del festival, quindi hanno scelto prima di tutto il nome, si sono dati un'identità. All'inizio il festival si chiamava All In, che fra l'altro voleva dire scommettere tutto, no? Era la loro scommessa, si mettevano in gioco le loro scelte, noi li seguivamo, li accompagnavamo, erano delle versioni in miniatura di quello che noi facevamo, no? Quindi c'era chi si è occupato dell'organizzazione, chi della logistica, chi della grafica, chi della promozione. C'è stato un ragazzo, Vincenzo Nappi, che all'epoca appunto organizzò una festa per raccogliere fondi affinché appunto quelle scarse economie che avevamo all'inizio potessero servire anche a dare anche i primi rimborsi alle compagnie che ospitavamo, perché all'inizio non c'era granché da offrire agli artisti. E sono state scelte da questi ragazzi due regole fondamentali che sono rimaste negli anni a venire. La prima era che gli artisti che venivano ospitati all'interno di questa rassegna, perché all'inizio era una rassegna prima di diventare un festival, fossero tutti della loro stessa età, quindi, come dire, non ammessi i più grandi. E dall'altra parte che non ci fosse attenzione solo per il teatro, ma per tutti i campi artistici. Quindi già dal primo anno gli artisti che partecipavano al bando potevano essere musicisti, danzatori, teatranti, oppure appassionati di cinema, oppure, perché no, di arti visive. Questo fu una scelta particolarmente importante, perché se da una parte l'intuizione di dover fare appunto del teatro un processo partecipato in qualche modo è stata un po' un'idea della direzione senior, no? Quindi mia, di Fabio Morgan del Teatro dell'Orologio e di Luca Ricci di Kilowatt Festival, invece l'intuizione di far diventare da subito la rassegna un contenitore multidisciplinare per giovani artisti è stata proprio dei ragazzi. Io questa la trovo una scelta non solo importante ma molto lungimirante, perché da lì a appena 2 anni il Ministero della Cultura, il MIBACT, per la prima volta ha introdotto i finanziamenti a progetti multidisciplinari. Cioè sì, per la prima volta abbiamo visto l'abbattimento delle categorie di genere all'interno della cultura, come è avvenuto a livello sociale o per la sessualità.
Questo è molto importante perché viviamo in un'epoca di fluidificazione, questo lo sappiamo, ce l'hanno raccontato tantissimi studiosi, sociologi, filosofi, antropologi, quindi è un dato di fatto che l'abbattimento del genere appartiene a questa era, così come questa era appartiene di diritto ai millennials e ai nati dopo il 2000, cioè sono effettivamente loro le ultime generazioni, sono le ultime generazioni che fra l'altro hanno rivendicato in qualche modo il diritto di prendere parola e di poter essere degli attori attivi nel gioco. Ecco perché abbiamo deciso di dargli questo spazio, perché già quando io attualmente ho 35 anni, ma quando ne avevo 25, sinceramente avevo già la stessa pulsione e avevo bisogno di compagni con cui condividere questo percorso. Quindi questa è stata la decisione e quindi, ok, Boomer, che vogliamo fare? Questa è stata la sfida che abbiamo lanciato, diciamo. Il tema di oggi è quando la cultura è giovane. Possiamo considerarlo non solo in termini anagrafici, in senso più ampio, quindi quando la cultura invece rischia di essere vecchia e datata, e che può significare invece che la cultura è giovane. Giovane vuol dire disponibile ai cambiamenti, e per cambiamenti si intende anche il tipo di proposte culturali? Qua oggi purtroppo Andrea mi becchi su un argomento sensibile, diciamo, perché a mio avviso se vogliamo appunto fare una riflessione che non sia così, tanto per dire, e possa essere uno spunto di riflessione, la condizione quotidiana che stiamo vivendo in questo momento delle nostre vite, io credo che sia un'estremizzazione che purtroppo prescinde, diciamo, dalla nostra volontà. Stiamo vivendo una realtà condizionata, no? La pandemia ci ha costretti appunto dentro casa a riflettere su tutta una serie di aspetti e purtroppo, visto che le pandemie funzionano in questo modo, ci mettono di fronte a dei dati scientifici e purtroppo per quanto riguarda il Covid anche anagrafici. Cioè noi ci siamo oggi accorti, noi come italiani, parlo quindi proprio del paese Italia, di essere purtroppo un paese molto, molto, molto in là con l'età. Questo è un dato di fatto che in questo momento sta creando una grossissima spaccatura sociale e sta mettendo in estrema evidenza uno squilibrio effettivamente nella popolazione ancora più forte, diciamo, di prima che ci chiudessero. Quindi quando parliamo appunto di cultura giovane, di rivoluzione, di parole con cui diciamo siamo cresciuti, forse è il caso di prendere atto che una rivoluzione la stiamo vivendo e proprio perché prendiamo, diciamo, ognuno si prenda le sue colpe. Se da una parte appunto abbiamo ho citato appunto l'ok boomer che quest'anno abbiamo scelto come claim per promuovere appunto la call di dominio pubblico, che fondamentalmente è anche una parola che guarda con sfida alle vecchie generazioni, no? Delle generazioni che in qualche modo i giovani rivendicano il fatto che ci sia stato lasciato in mano un mondo malato, spremuto, no? In qualche modo portato all'eccesso. E questo fra l'altro è una constatazione anche tutta occidentale, perché l'Europa di cui ho parlato prima anche ha un grande difetto purtroppo, che è proprio quello che se guardiamo il contesto non soltanto diciamo local europeo, ma globale invece del mondo, l'Europa è il continente più anziano della Terra, quindi c'è un problema, cioè il benessere tendenzialmente porta ad allungare le aspettative di vita. È chiaro che in questo momento il problema del coronavirus non è vissuto in egual modo in tutto il pianeta, cioè ci sono altre zone della Terra dove hanno ben altri problemi, basta pensare appena fuori dai confini di casa nostra, insomma, da tutto il continente africano all'Asia, però sicuramente diciamo che tra tutti i problemi che hanno il Covid non è in cima alla loro lista. Lo dico diciamo come esempio, riporto quello di un ragazzo che appunto è uno dei famosi Bangladini di Roma che pochi giorni fa è tornato
dal suo paese, gli ho chiesto preoccupato come era andata per il viaggio, mi ha detto guarda, a parte la rottura di scatole e dei tamponi tutto bene, da noi però nessuno gira con la mascherina, ci sono pochissimi contagi, perché mi dispiace dirlo, ma è un vostro problema quello del coronavirus. Quindi ecco, questa è una riflessione chiaramente che apre, su cui si sta già dibattendo moltissimo. Chiaro è che anche nelle forme e nei contenuti culturali c'è un riflesso di tutto questo, perché era un dato oggettivo e scientifico, non so come dire, che i giovani non andassero e non frequentassero più le strutture teatrali, ma non perché il teatro è qualcosa di vecchio o consumato, lo è la convenzione. È la convenzione teatro che in questo momento ha bisogno di essere riformata, e una riforma la stiamo purtroppo, ripeto, vivendo in piena regola. Cioè è terribile aver iniziato dominio pubblico in pandemia e con, diciamo, il condizionamento di doverci riunire attraverso le piattaforme Zoom, come stiamo facendo questa intervista. Abbiamo avuto delle occasioni di vederci dal vivo e cerchiamo di mantenerle il più possibile, però quando ho parlato con una delle nuove ragazze mi ha aperto il cuore, perché ci ha ringraziato, ha detto io invece sono molto grata che Dominio sta continuando così e non vi preoccupate, per noi purtroppo è la norma doverci interfacciare attraverso il mezzo digitale. Quindi dobbiamo prendere atto anche di questo, di quanto radicale in qualche modo sarà questo cambiamento. Quindi si può fare resistenza o meno, fatto sta che sperimentare e trovare delle persone che in qualche modo vadano all'avanguardia, vadano a ricercare nel teatro, nel cinema, nella musica, nuovi modi di poter appunto spostare questo accento culturale è fondamentale. Io purtroppo è difficile poter dire adesso se sia bello o brutto, se sia giusto o sbagliato. È un dato di fatto che per esempio nella produzione musicale, che oggi in Italia è il campo più svecchiato in assoluto, cioè quello dove ragazzi anche di 20-22 anni diventano famosi molto rapidamente, sono ragazzi che fra l'altro probabilmente non hanno mai fatto un live in vita loro. Hanno prodotto il loro primo disco in camera, nella loro stanza, con gli strumenti digitali che avevano a disposizione, e fatturano milioni. È un dato di fatto anche questo. E fra l'altro sono ascoltati da tutti i loro coetanei. Anche questo è una certezza. Quindi può non piacermi, ma non posso non considerare, non posso non constatare questo aspetto della realtà. Allora, dominio pubblico in questo si pone chiaramente in un percorso di mezzo, no? Cioè da una parte crea il festival per creare uno spazio e un contenitore dove dal vivo, quindi in presenza, gli artisti si possano esprimere e una comunità si possa ritrovare e riconoscere. Dall'altra parte tutto quello che facciamo con dominio pubblico durante l'anno ci porta invece a uscire fuori dai teatri, cioè a cercare quelle risposte anche altrove. Lavoriamo da anni per esempio sulla street art, che non a caso è diventato oggi uno dei veicoli di comunicazione visiva, che però esce dalle regole del mercato, esce dalle regole della pubblicità, esce dal concetto appunto strutturato di arte, prende il sopravvento proprio nelle strade, quindi ti mette nella condizione di doverti confrontare in un luogo che è davvero comune. Cioè se tu prendi e vai a dipingere un muro, e noi questo l'abbiamo scoperto molto di recente, e fai un'azione che sposta inevitabilmente gli equilibri e le vite del territorio e delle persone che ci vivono dentro, allora inevitabilmente tu ti dovrai confrontare con la signora più anziana che vuole il rispetto del muro e non vuole le scritte e non vuole che sia tutto sporcato, quindi vuole ordine e rispetto. Però c'è anche il giovane che invece apprezza il fatto che invece la città si colori e finalmente cresca qualcosa di nuovo e di fermento. Allora, cucire insieme appunto le varie età, le varie parti e accompagnarle verso un cambiamento, penso che sia la cosa necessaria. Non serve uno scontro fra generazioni da cui appunto i giovani devono uscire vincitori sopra i vecchi, perché non è questo
che è importante. È molto più importante invece che i giovani imparino ad usare subito, ora, gli strumenti con cui invece poter aiutare la propria nonna o la propria zia a saper leggere e decodificare la realtà che sta arrivando e che altrimenti non gli permetterà di vivere all'interno di questa società. Questo io trovo che sia fondamentale. Cioè, se oggi appunto, e voi abitate in un territorio, in una comunità che secondo me, come tutta la provincia italiana, ha radicalmente bisogno di creare un processo di accompagnamento di questo tipo, dove appunto, Assolutamente. dove appunto la comunità va accompagnata, i giovani devono essere il primo traino per portare invece i propri genitori e tutto ciò che li ha preceduti a poter vivere nella stessa realtà. Questo io credo che sia la vera rivoluzione culturale a cui oggi dobbiamo saper andare incontro e saper rispondere. Bene, grazie Tiziano. Rispetto sempre al tema di oggi, quando la cultura è giovane, chiedo a Clara, secondo voi questo modo di fruire della cultura nuovo, quindi tutto attraverso il digitale, cambierà il modo di fruire della cultura futuro e le abitudini del pubblico? Soprattutto cambierà qualcosa o torneremo alle vecchie abitudini? Sicuramente, come anche diceva Tiziano, è il futuro, diciamo, ci dobbiamo abituare più che al digitale in sé, proprio ai cambiamenti in generale, quindi a qualsiasi tipo di cambiamento, anche per riallacciarmi alla domanda che facevi prima, se una cultura giovane è una cultura disposta e aperta ai cambiamenti. Sicuramente sì, è aperta ai cambiamenti e aperta al dialogo, e anche in questo caso il digitale ci sta mettendo davanti una sfida, diciamo così, in primis alle generazioni un po' più over rispetto a noi, diciamo, chiamiamole così tra virgolette, ma anche a noi, perché comunque per quanto possiamo essere nativi digitali, un conto è essere nativi digitali ma avere la scelta della presenza, e un conto è essere costretti nel mondo del digitale. Quindi anche noi, in primis, dobbiamo essere disposti a questo tipo di cambiamento e ad accettarlo, traendone dei vantaggi e prendendolo per quello che è, non facendoci anche qua influenzare passivamente e quindi dire ok, ho tutto a portata di mano, ok, c'è il digitale, quindi non serve che faccio altro, non serve che scendo in strada, non serve che faccio quella determinata operazione di street art, quel festival, non serve partecipare perché intanto ho tutto a casa. No, è prendere, fare tesoro anche di questi nuovi mezzi, di quello che ci possono dare, ma contemporaneamente non dimenticare che c'è anche un mondo esterno. Questo sicuramente mi spinge a pensare che sì, cambierà anche il modo di fruire della cultura, ma probabilmente magari non oggi, ma tra qualche mese o tra qualche anno in positivo, forse sarà uno strumento in più che avremo e che ci permetterà anche di, perché no, di coinvolgere giovani che magari non sono particolarmente interessati all'arte, particolarmente interessati alla cultura, al teatro, o ancora pensano al teatro e all'arte come un qualcosa di vecchio, appunto. Quindi sicuramente è uno strumento per il dialogo, secondo me, per intercettare anche una fetta di pubblico, di spettatori attivi che diventino attivi in altre maniere, magari in una nuova modalità. Non so se Luca vuole aggiungere qualcosa su questo. Certo, anzi, chiedo a Luca se vuole aggiungere ovviamente qualcosa e chiedo inoltre sempre a Luca, parlando sempre di giovani realtà che crescono, quando la cultura invece resta giovane, anche andando avanti negli anni, che cosa deve fare per restare giovane? Quindi per non... Allora, da aggiungere ho ben poco a quello che stavo già detto, nel senso comunque sia Clara che Tiziano hanno espresso secondo me molto bene quello che poi sarà, è logico che ci deve essere un giusto usufrutto, una giusta unione tra le vecchie modalità e le attuali modalità, se vecchie si possono definire, ma è sbagliato pure definirle vecchie, semplicemente le precedenti, ecco. Le precedenti, sì. Mentre sull'ultima domanda che mi hai fatto, questa qui sul fatto se rimarrà giovane, se quindi
tutto questo? Assolutamente sì, sono d'accordissimo, secondo me rimarrà, continuerà ad esserlo, semplicemente bisogna trovare il giusto modo di stimolare all'utilizzo dei mezzi, delle opportunità che abbiamo per non svecchiare, ma nel senso più negativo della parola, ma nel creare la giusta friccicantezza, il giusto pepe che può invogliare tutti quanti, dal più grande al più piccolo di età, ma anche proprio al più giovane nell'inserimento nel mondo dell'arte, a dire ok, forse è più interessante di quel che pensassi. Quindi, ad esempio, io ho notato che proprio quando ci si pone davanti a delle necessità, la gente, qualunque età abbia e qualunque sveltezza tecnologica possa avere, comunque sì, è disposta a mettersi in gioco se ha appunto, come dicevo, le giuste motivazioni e le giuste necessità. Quindi tutto sta, secondo me, a invogliare la gente con il giusto messaggio, cogliendo, come diceva Tiziano per l'esempio della street art, cogliendo le necessità e i bisogni di tutti. Quindi sicuramente può rimanere un qualcosa di giovane, può essere un qualcosa di giovane, che però invogli tutti quanti a raggiungerlo. Bene, grazie anche a Luca. Siamo giunti alla fine della nostra intervista, ragazzi, io vi ringrazio veramente tanto per aver dato la vostra disponibilità, grazie anche ai nostri ascoltatori e ci vediamo per la prossima puntata di Plus, Dialoghi sul futuro. Continuate a seguire la pagina del Teatro del Combattente e dell'Associazione Culturale Entropia per scoprire anche chi saranno i prossimi ospiti. Grazie agli ospiti di oggi, a Tiziano Panici, a Luca Guido e a Clara Loilletti. Grazie veramente e speriamo di vederci presto al teatro. Grazie al Teatro del Combattente, che ha un bellissimo nome da portare avanti. Speriamo di portarlo avanti nel migliore dei modi. Ciao a tutti e grazie, alla prossima puntata.